Ciao a tutti amici dell'Ariete, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Ariete e le tendenze energetiche disponibili con l'entrata di Nettuno nel vostro segno. Wow! Abbiamo la carta del Sole, amici dell'Ariete. Periodo di espansione, periodo di crescita, periodo di prosperità. È uscito anche qui. È un buon periodo, devo dire. Qualcuno potrebbe brillare da dentro, ritrovare la propria essenza. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile quindi che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla, se voleste completare il vostro messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, il numero di telefono, il link alla pagina web, il link alla promozione semestrale che è valida fino a San Valentino e in più trovate anche i link ai corsi gratuiti presenti sul canale e al corso di livello intermedio di tarocchi intuitivi. Bene. Allora, partiamo con un 9 di bastoni. Abbiamo un 9 di coppe, un 5 di bastoni, il diavolo, la sacerdotessa, abbiamo un 7 di coppe, e un 2 di bastoni. Bene ragazzi, andiamo a vedere qual è l'energia più importante del periodo. Cercherò di lasciare la lettura aperta in modo che possiate adattarla alla vostra realtà. Siete comunque tanti e ognuno di voi ha realtà diverse. Allora, partiamo da questo 9 di bastoni. È una carta, il 9 di bastoni, che indica una certa stanchezza, ma anche la necessità di difendersi o di stare sulla difensiva. E io credo che non ne siate neanche tanto consapevoli di questo vostro atteggiamento all'inizio del periodo. C'è un re di spade, potrebbe esserci una serie di pensieri un po' troppo rigidi o potrebbero esserci delle regole, degli standard, delle rotte o delle vie da seguire che secondo me, diciamo, questo tipo di rigidità potrebbe non favorirvi, nel senso che rischiate poi di non vedere altre cose che vi sono intorno. Andiamo a vedere il 9 di coppe. Mm. Abbiamo un 7 di spade, un 5 di spade e la ruota della fortuna. C'è come la voglia di cambiare, ma per certi versi, vi dico, qui avete un 4 di coppe che è la carta della cecità, poi c'è un 7 di spade, un 5 di spade, è come se aveste una confusione mentale o potreste essere in una fase dove vi state raccontando qualche storiella sul quanto state bene, quanto... ehm, mi viene da dire quanto siete comodi nella vostra zona di comfort, perché comunque anche il 9 di bastoni è una carta che mi dice che avete come alzato delle barriere, mentre il 9 di coppe è una carta di forte appagamento, è come se foste appagati già con quello che avete, però in realtà c'è come ehm, questo cambio che secondo me non fate entrare. È
come se fosse già lì in realtà. Andiamo a vedere il 5 di bastoni. Io credo che vi spaventi cambiare certe dinamiche. E questo 5 di bastoni mi fa anche un po' pensare al fatto che abbiate bisogno di ritrovare un po' di entusiasmo, di voglia di lottare per ottenere quello che volete. È come se questa zona di comfort con le vostre regole vi impedisse di fare questo cambio. Invece voi siete comunque proiettati con questa imperatrice alla crescita, all'espansione, al creare qualche cosa. Anche proprio da un punto di vista materiale, mi verrebbe da dire. Però c'è anche un 6 di spade, che è una carta collegata alle credenze limitanti, una carta collegata al fatto che vi state difendendo da qualche cosa che probabilmente è stato nel passato e continuate a pensare che sia così anche adesso, però è quello che vi blocca per crescere. Difatti abbiamo anche il diavolo. Il diavolo è collegato anche all'ego, ai pensieri e agli obiettivi, cioè quando noi ci identifichiamo con il nostro ego, rischiamo di pensare, per esempio, vi faccio un esempio come un altro, quando raggiungerò quell'obiettivo o quando raggiungerò quella cosa sarò felice, sarò contento, oppure quando troverò la spinta giusta, lo stimolo giusto, la motivazione giusta, uscirò da questa situazione un po' statica. Però sento che è come se vi steste un po' auto-boicottando, eh. Andiamo a vedere il diavolo. Una carta è caduta, adesso la recupero. Allora abbiamo un 3 di pentacoli e la regina di bastoni. E che avete bisogno di credere di più in voi stessi, nella vostra capacità creativa. Probabilmente con questo 6 di spade vi hanno messo in testa delle cose quando eravate piccoli, di non essere abbastanza, di non farcela, di non saper far altro che X, Y e Z. Cioè è come se avessero limitato la vostra capacità di espansione e con questo sole, con questo Nettuno che entra nel vostro segno, siete proprio destinati a brillare, mi viene da dire, a lavorare su quello che è il vostro amor proprio, a lavorare sulle vostre passioni, su quello che vi piace, su quello dove vi sentite comodi. Perché in realtà comodi lo siete già, nel senso che sì, il 9 di coppe è una bellissima carta, è una carta di forte appagamento, ma ho come l'idea che vi stiate autoconvincendo di essere appagati così o di star bene così, è come se avessi bisogno di qualche spinta in più, ma questo diavolo vi blocca. Può essere il fatto che non crediate abbastanza in voi stessi, può essere il fatto che magari non abbiate neanche contatti a sufficienza nella società, mi viene da dire, per creare questo tipo di espansione. Andiamo a vedere la sacerdotessa. Imperatore e re di bastoni. È come se non riusciste a vedere qualche cosa di stabile nel futuro con quest'imperatrice. Probabilmente siete in una fase che non è male, cioè un po' vi ci siete rifugiati, un po' comunque state anche bene, nel senso che siete in una zona protetta, vi sento, con le vostre regole, con le vostre barriere, potrebbero essere considerato il 9 di bastoni. Però c'è voglia di avere altro, c'è voglia di andare verso il futuro, ma non si riesce o a prendere in considerazione un qualche cosa di stabile o a vedere una futura stabilità eventualmente. E vi dico che potrebbe succedere la stessa cosa nel caso abbiate conosciuto o conosciate una persona in questo periodo, quindi anche se fosse una questione romantica o diciamo così relazionale, avendo la carta del sole sento che è come se doveste, come vi posso dire, valutare o ascoltare quelli che sono i vostri sentimenti puri, la vostra essenza. La carta del sole è collegata molto anche ai bambini, i bambini sono genuini, non raccontano bugie, ok? Si spera. Andiamo a vedere il 7 di coppe. Mm. Abbiamo un fante di spade, un 2 di coppe e un 6 di coppe.
ci sono possibilità di trovare finalmente questo punto fermo, questa stabilità. La cosa che mi colpisce, ragazzi, è che avete imperatrice e imperatore e qui avete regina di bastoni e re di bastoni. Quindi siamo nel vostro elemento, siamo comunque nel fuoco. E devo dire che qui con questo 2 di coppe e il 6 di coppe è come se si aprisse una nuova possibilità. Potrebbe esserci proprio un incontro tra queste due figure, o tra l'imperatore e l'imperatrice. Andiamo a vedere il 2 di bastoni. Quattro di spade e stella. Dunque, se qui potevate non avere degli obiettivi, tenete presente ragazzi che il passaggio di Nettuno in Ariete dura un'infinità di anni. Qui andiamo a vedere i primi movimenti del periodo, ok? Però come la sensazione che si definirà un obiettivo. C'è ancora indecisione con questo 2 di bastoni, c'è ancora qualche situazione da valutare. Con il 4 di spade potrebbe essere qualche cosa da sanare, da guarire. E io qui vedo in effetti un po' queste bugie perché avete 7 di spade, 5 di spade, 6 di spade. Quindi tanta confusione a livello mentale, tante cose che vi raccontate per convincervi. Scusate, tante cose che vi hanno raccontato e quindi è come se questa mentalità, questa rigidità non giovasse, ma ad un certo punto sento anche che una volta che identificherete l'ego o quello che vi tiene bloccati, se vogliamo, con questo diavolo, che secondo me è un po' riferito a che cosa costruire nel futuro affinché possiate avere stabilità, che può essere in una relazione romantica, nella vostra vita in generale, magari a livello lavorativo, a livello hobbistico, cioè qualsiasi sia la cosa, è come se aveste bisogno di far brillare la luce che avete dentro, senza i condizionamenti di questo diavolo. Avete la sacerdotessa, c'è la possibilità di guardare al futuro, o meglio, quello che vi consigliano le carte è di fare come delle previsioni nel lungo periodo. C'è comunque un punto di incontro con qualcuno, potrebbero essere due soci, siccome abbiamo un 6 di coppe e un 2 di coppe, potrebbe anche essere una relazione di amicizia, potrebbe essere una relazione romantica, lavorativa, tra parenti. Vi dico che è un po' come lanciare un amo e vedere come l'altra parte risponde. Però io vedo come se si creasse qualche nuova unione con un obiettivo. Può esserci effettivamente ancora un po' di indecisione, qualche cosa da ristabilire, qualche punto da rivedere eventualmente, però con la carta del sole, 2 di coppe, 6 di coppe, sento che può essere veramente una bella unione. Un'unione mi verrebbe da dire da favola, perché c'è 6 di coppe, o comunque è un buon potenziale. Quindi per qualcuno può essere una relazione romantica, che è quello che vedo di più, sinceramente. Cioè, più che tutto una relazione affettiva, mettiamola così. Per qualcuno può essere romantica, per qualcun altro può essere una riconciliazione, se vogliamo, con degli amici o una conoscenza di nuovi amici, insomma. Tenete presente che 6 di coppe può essere una persona che conoscete già da molto tempo o avete già conosciuto. Andiamo a vedere qualche oracolo, così vi do qualche indizio in più. Luna piena. Benvenuta chiarezza e guida dalla luna piena. Anche la sacerdotessa è collegata alla luna, ragazzi, è quello che è tutto il mondo onirico, l'intuizione. Qui avete anche la stella che è collegata alla luna, ma quello che mi colpisce è che avete sole e luna, ok? Quindi yin e yang.
yin e yang, e anche qui. È come se fosse una relazione predestinata, mi vien da dire. Non ci sono amanti, non c'è giudizio, non c'è giustizia, però qui è qualcosa che non si dà. C'è la ruota della fortuna, c'è un qualcosa di karmico probabilmente che dovete risolvere con questa persona. Per qualcuno potrebbero essere i propri genitori. Mm? Andiamo a vedere una fatina. Qui ho l'idea che qualcuno abbia paura a costruire, mentre qua è proprio quello che si deve fare per uscire da questa situazione di impasse. Motivazione. Quando la primavera si avvicina, e ragazzi è alle porte praticamente, e questa fatina, che è la fatina dei fiori, vi sprona a entrare in azione. Se c'è qualche cosa che avete stato, che avete stato, che avete pianificato di fare, adesso è ora di diventare occupati nel manifestarlo, nel farlo. Cioè, se avete qualche tipo di progetto, se fino ad adesso avete avuto qualche tipo di idea, sette di coppe, è ora di iniziare a metterlo a terra fondamentalmente. E vi ricordo che sia l'imperatore che l'imperatrice sono carte molto materiali, E il re e la regina di bastoni, i bastoni sono l'energia, il fuoco, il movimento, il lavoro, la passione, quello che spinge. La speranza è il sentiero, è quello che conduce ai miracoli. Ed effettivamente, ragazzi, qua terminiamo con la carta della stella, che è proprio la carta della speranza. Io credo che ci sia la speranza in questo periodo di... Se conoscete già questa persona perché magari è già nel passato, cioè è già comparsa nella vostra vita, sento che c'è la possibilità di costruire una relazione solida, una relazione in equilibrio, una relazione da favola, mi verrebbe da dire. C'è la speranza perlomeno, ok? Ma sì, ma io vedo che ci sono anche le energie eventualmente, perché qui avete tante carte pari, di pari livello, diciamo. Ehm, sapete, sia la sacerdotessa che la carta della stella parlano di intuizioni e parlano anche di canalizzazioni. E uno dei significati del sole è anche la chiarezza mentale. Quindi io credo che nel momento in cui riuscirete a definire quali sono quei pensieri che potrebbero essere egoici o potrebbero essere semplicemente pensieri che vi limitano o pensieri che vi hanno innescato, che vi hanno incriptato, una volta che riuscirete a capire che cos'è quello che vi blocca, secondo me la visione del futuro cambierà e ci sarà appunto questa speranza in più perché vedrete effettivamente o canalizzerete o avrete come questa percezione, questa intuizione sul fatto che sì, sia la persona giusta per un'eventuale amicizia, una relazione amorosa, piuttosto che una relazione lavorativa. Io il lavoro qua non lo vedo tanto, sinceramente, però magari a qualcuno di voi potrebbe anche risuonare così. Amici dell'Ariete, fatemi sapere nei commenti se la lettura vi risuona. Per sostenere il canale potete mettere like, dare hype, iscrivervi o condividere il video. Se volete iniziare un percorso di crescita con me basato sul lavoro delle credenze limitanti, mi potete contattare via mail. Io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona il tutto. Diversamente tenete presente che lo stesso lavoro lo potete anche fare da autodidatti per conto vostro nella sezione degli abbonati. Anche lì tratto le credenze limitanti, sono divise per settore, ce ne sono di tantissime, e in più in quella parte tratto anche temi di metafisica, di metamedicina, vi diciamo svelo trucchi e tecniche per riuscire a sviluppare il terzo occhio, insomma
C'è tanto materiale, praticamente sono decenni dei miei studi condensati e messi lì a disposizione in quella sezione. Date un'occhiata ai titoli dei video, quelli si vedono, sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla. Sono 4 playlist, sono numerate e vanno viste in ordine cronologico proprio perché sono state studiate come un corso di formazione. Detto questo vi ringrazio di essere stati qui, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!